la Rain. Non male con la Rain, dai. Il mondo delle moderne superbike continua ad evolversi, sempre più cavalli, sempre più elettronica, motori sempre più vicini a quelli delle MotoGP, ma quando vinci 6 mondiali di fila andare a stravolgere il tuo progetto bisogna pensarci un paio di volte e potrebbe essere anche un problema. Ecco perché Kawasaki non rivoluziona la Ninja 2021 ma evolve la moto passettino passettino. Ne abbiamo già parlato tantissimo, abbiamo fatto già un paio di servizi sia su Red sia su YouTube, trovate il video qua in cui vi dico tutto come è fatta la nuova Ninja, ma adesso qui ce l'abbiamo a Cremona, la giornata è quello che è, ma intanto approfittiamo di andare, visto che abbiamo la moto qui dal vivo, a vedere dove sono andati a intervenire. Questioni di millimetri, ma millimetri molto molto importanti. Questione di millimetri, dicevo, di spostare pesi all'interno della moto e spostare i baricentri per poter avere una moto più o meno agile. In questo caso Kawasaki è andata a cercare l'agilità, come ha allungato, e anche la trazione, come allungando il forcellone, non giocando col gioco catena, quindi con la regolazione, ma proprio creando un forcellone nuovo più lungo di 8 mm. Il pivot del forcellone attaccato al motore si abbassa l'attacco di 1 mm, quindi si va a cercare trazione. Inoltre, altra variazione, l'offset delle piastre aumenta di 2 mm, in tutto fanno 1 centimetro in più, quindi 10 mm in più di interasse. L'interasse è più lungo, è più trazione, ma tutte queste modifiche cosa fanno? Spostano un po' il baricentro in avanti e rendono la moto più veloce a entrare in curva, cosa che ovviamente vorremmo verificare al più presto. Una logica conseguenza di queste variazioni, quindi di interasse, di lunghezza della moto, di baricentro, è anche il diverso setting delle sospensioni. La Forcella utilizza molle leggermente più morbide per cercare di avere una moto un pochino più confortevole quando si guida. Setting differenti soprattutto perché non solo è cambiato il baricentro, ma ci sono anche le piccole alette che qui non si vedono, ma c'è un buco che passa attraverso la carenatura, magari poi possiamo vederlo in dettaglio, che aumenta il carico aerodinamico del 17% sull'avantreno. Anche questo migliora lo stile di guida, quindi nuove molle Forcella, nuova molla invece del mono che a differenza della Forcella è un pochino più rigida, passa da 91 a 95. Anche questo sono piccoli dettagli che vanno ad affinare la Ninja 2021. L'efficienza aerodinamica passa non solo attraverso le wingless che vi ho già detto, ma anche attraverso un diverso cupolino più alto di 40 mm rispetto al precedente, quindi il rider, il pilota viaggia sicuramente più confortevole, più protetto, è una cosa molto importante anche quando si corre, ma il flusso d'aria soprattutto si chiude meglio alle spalle del pilota, quindi la moto migliora la resistenza all'avanzamento. Meno resistenza, più velocità, lo sappiamo, e Kawasaki ha lavorato ancora questione di millimetri per migliorare la posizione di guida e anche l'angolo di piega, pedane più alte di 5 mm, manubri un pochino più aperti per avere ancora più gestione. Discorso elettronica, e qui andiamo a parlare di un nuovo cruscotto. TFT lo conosciamo già sulle altre versioni, modelli di Kawasaki a partire dalla Z900 alla ZH2, ma la cosa interessante qui sono i riding mode, che sono in realtà 3 prefissati da Kawasaki: Sport, Road, Rain, più un riding mode User, che in realtà però sono altri 4 perché sono memorizzabili e salvabili. User 1, User 2, User 3, User 4 sono tutti salvabili all'interno della strumentazione e quindi all'interno della moto, che vi consentono qui di salvarvi 4 settaggi differenti personalizzati, magari per 4 piste personalizzate, quindi in realtà ne abbiamo 7. I controlli elettronici sono quelli che ben conosciamo, tutti gestiti dalla centralina IMU di Bosch, che quindi gestisce ABS cornering, traction control cornering. Una cosa che magari poteva esserci sulla nuova Kawasaki 2021 è il controllo della impennata, l'anti-wheelie, staccato dal traction control. In realtà i controlli sono entrambi integrati nello stesso controllo: abbasso traction control, abbasso anche anti-wheelie. Questo è sicuramente un punto su cui Kawasaki potrebbe andare a lavorare.
Eccoci qua, prova terminata, una prova un po' particolare perché stamattina ha dato brutto tempo, pista bagnata, abbiamo montato le rain, insomma sicuramente non sono state le condizioni ottimali in cui provare la ZX10R 2021. Detto questo, c'è stato un miglioramento della temperatura e anche delle condizioni dell'asfalto man mano che passavano le sessioni, e quindi siamo stati in grado di spingere un pochino di più e quindi diciamo non comprendere veramente tutto il potenziale della Ninja, ma qualcosina è emerso. Innanzitutto parto da quello che mi piace molto ed è la posizione di guida, che mi piaceva anche sulla vecchia. Qui sono questioni di millimetri, ma secondo me è ancora migliorata, una posizione più ergonomica, miglior appoggio sul serbatoio, cupolino più protettivo, insomma in sella ci si sta davvero bene. Seconda cosa che mi piace molto, il cambio elettronico, che era e resta un riferimento per velocità e precisione degli innesti, davvero una bomba. E dal punto di vista invece dell'erogazione c'è stato un miglioramento sicuramente. Il motore non è cambiato in sé nell'erogazione, ma avendo i rapporti più corti sia del cambio sia finali, ovviamente è diventata una moto che ti godi di più anche in una pista non super veloce come Cremona, dove ci sono anche tante ripartenze. Questo è un punto a favore della nuova Ninja, sicuramente, che conferma tra l'altro anche le sue qualità ciclistiche, perché la forcella sicuramente è estremamente valida. Abbiamo qui un tecnico delle sospensioni che ci ha fatto un assetto specifico per il bagnato, alleggerendo un po' i settaggi e quindi dandoci il feeling corretto per guidare. Ottima la frenata, e questo resta tutto quello che c'è di buono. Quello che invece magari io andrei un po' a migliorare, ma che mi riservo di provare in condizioni diverse da quelle che abbiamo trovato oggi, è un po' il piccolo on-off che c'è quando si va a riprendere in mano il gas da tutto chiuso, quindi in una lunga staccata, alla prima apertura. C'è un motore che ha molta grinta in questa fase, e sul bagnato è una cosa che un pochino ovviamente disturba, ma appunto mi riservo di verificarla in una condizione diversa da quella che abbiamo trovato oggi, dove si fa più percorrenza in curva, si prende il gas in mano con il motore già un pochino più su di giri. L'elettronica è sicuramente un capitolo positivo a favore della nuova Ninja, è migliorata, bellissimo l'anti-wheelie, che anche in prima, nella curva di Cremona dove si esce in prima, l'ultima prima del traguardo, riesce a tenere la moto in sospensione senza tagliare in modo esagerato. Tra l'altro un traction control che a livello 1 anche con le rain non è invasivo, quindi un'elettronica di ottimo livello. Certo è che sul mercato le concorrenti hanno fatto dei passi avanti, e quindi magari quello che io vorrei chiedere a Kawasaki nei modelli prossimi venturi è di avere un'elettronica un pochino più splittata nei vari controlli, perché l'engine brake si può accendere o spegnere, ma c'è chi lo regola su più livelli. L'anti-wheelie è legato al traction control, quindi sarebbe meglio magari avere un anti-wheelie separato dal traction control. Ecco, questi controlli, che si possono ovviamente poi settare quando si utilizzerà la centralina racing, sulla moto di serie sono un pochino più semplificati degli altri, ma funzionano davvero molto bene. Quindi bene, Kawasaki ha fatto bene, diciamo, a non stravolgere il progetto. La ZX10 resta una moto estremamente valida da tutti i punti di vista, e sicuramente con i nuovi rapporti una moto assolutamente più sfruttabile e anche più competitiva nel tempo sul giro, soprattutto su piste corte con tante ripartenze non fluide.
Quindi diciamo che Kawasaki ha fatto bene a non stravolgere il suo progetto, del resto vince ancora in Superbike, vedremo quest'anno come andrà a finire, ma a intervenire su quegli elementi che prima erano oggettivamente dei punti deboli della Ninja. Sarà interessante perché comunque con i rapporti nuovi, più corti, la moto più sfruttabile anche in piste più guidate come questa di Cremona, sarà quindi interessante vedere come andranno a finire le varie comparative. Sicuramente la Ninja un passo avanti lo ha fatto.